Giulio, ci rivediamo insieme dopo l'estate, chissà come... No, vabbè, già ci siamo visti, ci siamo già visti, all'auditorium, però ci rivediamo nel nostro studio. studio, esatto, esatto. Una Sono cosa è il porco della musica, una cosa è il nostro studio, Esattamente, il nostro studietto. E siamo qui con una nuova prova hardware, Esatto. dopo il tutorial di Run che ha visto il ritorno ai tutorial, alle lezioni di ascolto. Sì. E riprendiamo il discorso con un piccolo Denon. Il PMA 600 AE credo sia. Va bene. Dal faraonico costo di 400 euro. 3,99, 3,99 su per andarsi Amazon. a prendere il caffè. Esatto. Ne parleremo tra poco. Ok? Seguiteci. A tra poco. Eccolo qua. Piccolo, compatto, l'entry level di Casa Denon. Cioè, dopo di questo c'è il PMA 900 che abbiamo già provato. Ok? E quello ci aveva fatto una bella impressione. Ci aveva piaciuto. Dunque, dotazione molto stringata. Sì. Intanto cominciamo a dire che è un amplificatore da 30... Allora, 35 watt a canale su 8 ohm, 70 watt su 4 ed ha, come tutti gli amplificatori entry level fin dagli anni 70, questo problema di dichiarare la potenza reale, perché quando si va su Amazon c'è scritto 70 watt su 4 ohm, 140 watt, che sono la somma della potenza di tutti e due i canali su 4 ohm. La verità è che è un 35 watt su 8 ohm, ok? Quindi parametrizziamolo in modo giusto. Ora è anche vero che i diffusori da 4 ohm sono sempre più diffusi, ma sono un carico un po' complesso per l'amplificatore. Quindi bisogna poi vedere se questa maggior potenza, come dire, è in grado poi di gestirla su un carico così complesso. Esatto, bravo. Dal punto di vista delle dotazioni, l'apparecchio ha un sacco di cosine e anche delle raffinatezze, ad esempio il Source Direct. Eccolo qua. Praticamente in qualche maniera salta, bypassa controlli di tono, balance e tutto quanto, ed è quindi un modo per eliminare alcune sezioni che non sempre sono... E migliorare il suono. E gli ingressi sono parecchi, o quantomeno ci sono tutti quelli che normalmente si può desiderare di avere. Ci sono delle interessanti, come dire, etichette, ad esempio c'è scritto network, ma attenzione, l'apparecchio non è dotato di una porta network, cioè non fa lo streaming, ma è dotato di un DAC interno. Ma questo DAC interno è asservito soltanto al Bluetooth, e infatti qua c'è un ricco Bluetooth e Bluetooth pairing. Cioè cosa significa? Significa che questo apparecchio voi con il telefonino gli potete inviare un flusso dati e lui lo riproduce. Ma c'ha pure ottico e coassiale. C'ha pure ottico e coassiale con i quali tu puoi ad esempio attaccarci un televisore o un lettore di CD e far fare il DAC interno. Con la solita limitazione dell'ottico e del coassiale che arriva fino a 192. Esattamente, infatti qua c'è scritto Bluetooth coassiale, ottico 2, ottico 1, quindi questa è la parte di ingressi digitali e non ha l'USB, quindi non ci possiamo collegare un computer direttamente. No, questo assolutamente no. Tant'è che noi qui in questa configurazione lo stiamo ascoltando collegato ai nostri diffusori Martin e pilotato dal DAC Aqua La Scala MK2. Vabbè, è quello che ci abbiamo come riferimento. È un po' impari come abbinamento, esattamente. Ti piacerà molto l'uscita cuffia. Ma come sapete per me è imprescindibile, che è in standard 6,3, quindi grande, jack grande. Se volete metterci quello piccolo dovete metterci un adattatore. Il riduttorino. Esatto. E poi basta. Insomma, fondamentalmente stiamo parlando proprio dell'integrato di bassa potenza, proprio quello standard che più standard non si può. E se vogliamo, assolutamente poco figlio dei tempi moderni, se non fosse per il Bluetooth. Sì, il classico amplificatore in classe AB, entry level di Denon che fa da sempre.
Sì. Allora, secondo me è interessante forse fare un ragionamento che dal punto di vista della presentazione l'oggetto è un bell'oggetto, si presenta bene. In fondo i 400 euro non sono una cifra che lo colloca troppo distante dai vari SMSL che abbiamo provato, con il, mi si passi il termine, plus di stare acquistando un brand importante e un apparecchio che... Un apparecchio di certe dimensioni, di un peso abbastanza importante e poi con una certa vendibilità sul mercato dell'usato, perché se provo a vendere un SMSL ho un riscontro, che c'è? No, dico, se provo a vendere un SMSL non lo vendo, se vendo un Denon sicuramente lo vendo. C'è caso che... C'è il caso che riesco a venderlo. Basta, perché non credo che ci sia molto altro da dire. Aspetta, no? Sì. C'è un telecomando, attenzione. C'è un lussuoso telecomando con una marea di bottoni. Che noi lo diamo per scontato, ma così non è. Assolutamente, che a me non verrebbe mai in mente di utilizzare perché i bottoni sono troppi e io i telecomandi con troppi bottoni... Perché è ciecato, no? Per questo. Sì, ma poi io capisco che magari quel telecomando serve a pilotare altri N apparecchi, ma a me se lo devo soltanto utilizzare per fare up and down col volume, forse mi viene quasi più comodo alzarmi e girare la manovella. Però... ognuno ha le sue. Poi qui volevo solo dire una cosa, qui c'è questo pezzetto di plastica che un nostro follower, quando abbiamo provato il PMA 900, ci ha chiesto a che serviva, non lo so e continuo a non saperlo. Quindi se qualcuno dei nostri follower dovesse mai sapere perché ci appiccicano questo pezzetto di plastica, fatecelo sapere, ditecelo. E poi ha anche un elegante, intelligente sistema per rimuoverlo. Esatto. Ed è fatto anche molto bene perché ha tutte le feritoie. Esatto, poi lo facciamo vedere bene nel dettaglio. È fatto bene. C'è un pensiero. Sì. Va bene, allora io direi di andare allo sveltamento. Anche perché dopo 2 mesi che non apri niente, io sto in difficoltà. Sì, mi tremano le mani. Va bene, quindi pronti. Ciao. Caro Giulio, oggi non metterò i miei soliti occhiali, ma questi occhiali un po' vetusti. Che sono i tuoi, certo. Perché io me li sono scordati. Allora, vieni, dobbiamo dare un voto 10 a questa costruzione, perché è un prodotto da 400 euro, ma è costruito veramente bene. Quindi qui poi andiamo al discorso che faremo meglio con l'ascolto, che una economia di scala solo alcune aziende se la possono permettere e sicuramente Denon è una di quelle. Infatti colpisce subito la parte schermata che contiene i circuiti di conversione digitale analogico. Infatti, se vediamo qua gli ingressi, corrisponde questo schermo con coassiale e i 2 ottici. Questo il controllo IR è solo un servizio, e quindi il DAC e l'interfaccia Bluetooth sono contenuti all'interno di questo contenitore schermante. Molto bello, proprio convincente. Stadiofono qui, che notare ha i tappetti. Facciamo vedere i 2 tappetti che servono, eccoli qua, per cortocircuitare gli ingressi. Certo, sono una finezza, piccola cura, diciamo. Sì, in modo da azzerare il rumore che potrebbero fare, il rumore diafonico che potrebbero fare i circuiti fono e concatenarsi con gli altri circuiti di preamplificazione. Fono è ovviamente per solo MM, sì, quindi sì. Non ci sono regolazioni. Non ci sono regolazioni, è quello giusto. Semplice, ma è quello giusto per un prodotto di questo tipo. Passiamo, questo è il commutatore degli ingressi, eccolo qui, ok. Passiamo poi qui dove c'è il ponte raddrizzatore. Questo è il cavo che viene dal trasformatore di alimentazione, che è un trasformatore non piccolo per la classe dell'apparecchio. Certo, non ci si può aspettare chissà cosa, ma piccolo sicuramente non è. Aletta di raffreddamento abbastanza grande, che è molto simile a quella del 900 ma più piccola, con solamente una coppia di transistor per canale
ma così è giusto che sia, visti i 35/70 watt su 8,4 ohm. Io potrei anche Sì. tentare di fare una zoomata Sì, per vedere la sigla. Ah sì, 2 SD 2083-1, che è questo, ok, e quell'altro lo vediamo da qua, quindi se ti sposti, eccolo qua, questo si vede 2 SD, Secondo me è 2083. 2 SD 2083, sì, ok. Potenziometro del volume, eccolo qua, Potenziometro del volume. motorizzato. Questo è di buona qualità per un amplificatore di questo livello. Questi sono i relè che servono per attaccare e staccare il circuito di preamplificazione, perché questo è diviso proprio in due. Da una parte c'è la preamplificazione, finisce con il volume, e poi dal volume parte con la sezione finale, e questi sono i relè che attaccano e staccano il circuito di preamplificazione rispetto al circuito finale. Questo invece, questo più grande, qua, eccolo qua, questo è il relè attaccato ai diffusori, e infatti proprio in corrispondenza ci sono le uscite delle casse. Facciamo vedere con dei binding post di discreta qualità. Sì. I condensatori. I condensatori sono degli Elna for Audio addirittura da 8200 microfarad, quindi niente male assolutamente. Eccoli qua. Ok, e queste sono le due alette di raffreddamento, facciamole vedere, eccole qua, 1 e 2, che servono per gli stabilizzatori che alimentano la sezione di preamplificazione. Infine, uscita cuffia, interruttore di alimentazione che sta qua, eccolo qui, e uscita cuffia che sta sotto. Vabbè, costruzione tutto sommato sì, ben fatta. Ben fatta, molto ben fatta per il prezzo d'acquisto, senza alcun dubbio. Ok, quindi adesso chiudiamo senza alcuna paura che l'amplificatore non funziona. Ecco, giusto? Questo è il cavo di alimentazione sì, veramente old style, sì, che non si può sostituire perché è direttamente cablato sulla macchina. Sì, con il piccolo trasformatore che serve per lo stand-by. Certo. Va bene. Ok. Lo abbiamo ascoltato. Sì. Allora, parla prima tu, perché sennò io sono sempre tranchant. No. Allora, facciamo una cosa. Sì, facciamo. Dal momento che durante il periodo estivo è arrivato un commento di un follower che, se non ho capito male, ha uno studio di registrazione o roba di questo genere, che diceva che secondo lui 30-35 watt sono più che sufficienti per un ascolto domestico, e tutto ciò che c'è al di sopra è sovrabbondante. Punto. Dopo aver ascoltato questo Denon in questo ambiente con questi diffusori, qual è il tuo pensiero rispetto a questa faccenda? Penso che ci sono 35 watt e 35 watt, quindi dipende molto dall'amplificazione, no? Un Nelson Pass in classe A da 30 watt è diverso da un Denon PMA 600 di 30 watt, e su questo credo che non ci piove, siamo tutti assolutamente d'accordo. Credo che i 30 watt economici o relativamente economici abbiano a disposizione una corrente per pilotare i diffusori che spesso può rivelarsi insufficiente, e quindi soprattutto nel registro grave, ma anche in quello medio-alto, l'amplificatore risulta all'ascolto piuttosto carente. Ok, e ogni riferimento a questo Denon non è puramente casuale. Allora, per carità, la macchina dal punto di vista funzionale l'ho trovata sicuramente ben fatta, sicuramente convincente, e l'interfaccina Bluetooth funziona, e non è conforme ai miei standard, a come io sono abituato ad ascoltare, ma mi rendo conto che probabilmente va benissimo per tantissime persone che costituiscono il target di questo apparecchio. Quello che io ho trovato un po' meno soddisfacente è
suono che questo apparecchio produce. Mi è sembrato che in alcuni momenti avesse il fiato corto. In Sì. molti momenti, sì. Sì, insomma, come se già un ambiente come questo, che non è certamente grande, ma dei diffusori come questi, che sono dei diffusori sicuramente un po' impegnativi, lo mettessero in difficoltà. Prima stavamo ascoltando una traccia dei Depeche Mode, dove la sezione ritmica, cioè basso e batteria, non avevano assolutamente quella immanenza, quella potenza che poi insomma costituiscono buona parte del fascino di quella traccia. Certo. E, ecco, è un po' questo quello che mi ha lasciato freddino. Ora intendiamoci, stiamo sempre al solito discorso. 400 euro sono tante o sono poche? Dipende. 400 euro è un prezzo più che onesto per questo prodotto qui. Sì, è un Va- ascolto va benissimo. che sono perfettamente correlati con la qualità Con la dell'apparecchio, qualità dell'apparecchio. quindi torniamo al solito nostro discorso, non esistono gli ammazzagiganti, Ma no, perché questo è un apparecchio da 400 euro che per 400 euro ci sta, ma non vi aspettate miracoli, perché miracoli non è assolutamente in grado di farli, anzi io lo interfaccerei con casse a 2 vie, bass reflex, possibilmente efficienti, 8 ohm possibilmente efficienti. sì, efficienti, perché il fiato è corto, quindi più di tanto non riesce ad esprimere. A volumi bassi, noi poi l'abbiamo sentito a volumi bassi, quindi non strizzandolo troppo, comunque qualche carenza, come dice Giulio, sulla base ritmica c'era, anche più di qualche carenza, e quindi è un apparecchio che vale 400 euro, non un euro in più. No. Ecco. Mi ha fatto sorridere, veramente una cosa che è oramai una rarità vederla, e il fatto che sul pannello posteriore non c'è la vaschetta IEC e il cavo di alimentazione, come negli amplificatori quelli di una volta, Sì. era attaccato direttamente. Comunque no, veramente, a parte questo, io vorrei tornare visto che l'apparecchio ci dà l'occasione, su questo aspetto. Il prezzo purtroppo fa la differenza, Sì. e il prezzo purtroppo non è un aspetto accessorio che qualche super cattivo vi carica per guadagnarci. Se vuoi una qualità elevata, la qualità elevata chiama una componentistica di un certo tipo, un dimensionamento dei componenti di un certo tipo, un progetto di un certo tipo. Non possono suonare uguali un apparecchio come il Copland che abbiamo qui e questo Denon, banalmente perché non può andare allo stesso modo la Panda e la Stelvio. Non vanno. Certo, tutte e due hanno 4 ruote, il volante, il motore, camminano, trasportano le persone, ti portano da A a B. Come questi due, entrambi sono in grado di farti sentire un brano, ma con 2 livelli di godimento completamente diversi. Differenti. E questo dai commenti che ci arrivano traspare chiaramente, cioè traspare il desiderio spasmodico di avere una qualità superlativa con 400 euro e doversi poi convincere che quella qualità è il massimo che si può ottenere. No. Questo onestissimo Denon a 400 euro fornisce quello che può fornire. Punto. Poi ci sta un prodotto che costa 1000, uno che ne costa 2000, Del resto, uno ne costa... scusami, in casa Denon noi abbiamo provato pure il 900 che costa il doppio. ma suona forse un po' più del doppio. Sì. E questo è indice della bontà di Denon, perché poi questa relazione non è lineare, non è che se tu spendi il quadruplo suona 4 volte meglio. No. Via via che cresci, l'aumento qualitativo tende a diminuire. Si schiaccia sempre di più. Per cui si arriva poi alle follie della high-end, dove per avere quel pizzico, quell'oncia in più di qualità devi spendere 50.000 euro. Anche perché poi, scusa, e chiudiamo, qui poi c'è un discorso di scala industriale, perché questi ne vengono prodotti migliaia
del 900 ne vengono prodotti più o meno la metà, dell'amplificatore high-end e in Casadeno non mi viene in mente il vecchio PMA SA1 ne venivano prodotte alcune centinaia. Quindi è chiaro che poi c'è una differenza di costo rispetto alla quantità di pezzi prodotti. Questo è come quando leggevo che se una persona si dovesse costruire un iPhone, uno solo, il costo di quell'unico iPhone sarebbe mostruoso, cioè una cosa fuori dal mondo. E quello funziona perché l'idea è che quando poi cominciano a produrli ne producono milioni, cioè l'ordine di grandezza è quanti milioni ne facciamo? Certo. Va bene. Allora, grazie, se presto. il video vi è piaciuto, vi è interessato, come sempre, subscribe, campanella. Vi preghiamo sempre di andare a guardare il sito Audio 2G, esatto, dove oltre a questi contenuti via via ne trovate degli altri, però abbiamo visto che sta cominciando a prendere vita, funzionare, quindi siamo contenti. Ciao. Grazie.